quindi studiò proprio l'ereditarietà utilizzando come modello il pisum sativum, cioè la pianta di pisello, esaminando però i vari singoli caratteri e applicando quella che è stata che è la statistica. Prima di tutto dobbiamo chiarire un carattere. Che cos'è un carattere? È una caratteristica osservabile, cioè fa parte di quello che noi chiamiamo fenotipo, mentre il tratto è la forma particolare che assume nell'organismo, per esempio, in questo caso il colore viola, il colore bianco, come possiamo vedere dall'immagine. Mendel non effettua comunque degli incroci casuali, ma analizza i risultati di moltissimi incroci. L'individuo puro, per esempio, è quello che lui struttura con quella che si chiama l'autoimpollinazione, in modo da avere poi dei figli sempre identici a sé. Questi individui puri Mendel li chiama generazione parentale, P indicato con la lettera P maiuscola. Come vedete da questa immagine, diciamo che utilizza la pianta parentale utilizza il polline che viene trasferito dall'antera di un fiore viola allo stigma di un fiore bianco, le cui antere sono poi state rimosse. I semi vengono fatti germogliare per poi dare origine a una nuova pianta di pisello. L'analisi delle caratteristiche fisiche, poi delle discendenze, per la generazione dimostra che i caratteri ereditari derivavano da entrambi i genitori. Arriviamo così alla prima legge di Mendel, o legge della dominanza. Che cosa si è notato? Che dall'incrocio della generazione parentale tutti figli, cioè la generazione filiale 1, sono individui intanto ibridi e non generazione pura come erano la generazione parentale, manifestano però un solo tratto della generazione parentale. Questo tratto viene chiamato ovviamente dominante, mentre si scoprirà poi in seguito che quello che invece non compare nella prima generazione è solo semplicemente nascosto e si chiama recessivo. Nella seconda legge di Mendel, che è la legge dell'accelerazione, però iniziamo a parlare di alleli. Che cosa sono gli alleli? Gli alleli sono una forma alternativa di un gene, due alleli per ciascun gene. Perché due? Perché ogni allele viene ereditato da un solo genitore, quindi ogni genitore trasmette al proprio figlio un allele del proprio carattere. Quindi, quando si formano i gameti, i due alleli di un gene segregano, cioè si separano. In questa maniera, come possiamo vedere dalle immagini, per meiosi noi abbiamo la possibilità di avere in ogni gamete una sola coppia di ciascun gene. Ecco, gli alleli sono le diverse forme di un gene. I due alleli con lo stesso carattere sono localizzati dove? Nel medesimo locus di due cromosomi omonidi. La segregazione avviene proprio nel momento della formazione dei gameti, cioè durante la meiosi. Questo è perfettamente osservabile nell'immagine dove vediamo sia i cromosomi nella, diciamo, prima della meiosi, cioè quando ogni cromosomo omologo si è duplicato, e ovviamente dopo la meiosi 1, nella meiosi 2 vediamo la separazione dei cromosomi omologhi. Quindi, quando noi mettiamo tutti gli alleli insieme di un determinato carattere, costituiscono quello che sono, quello che è il genotipo dell'individuo. Il tratto esteriore invece del carattere, cioè quello osservabile, si chiama fenotipo. Quando il genotipo di un individuo di un dato carattere contiene due alleli che sono uguali, l'individuo si dice omozigote. Può essere dominante o recessivo, o dominante-dominante, oppure recessivo-recessivo. Se invece sono diversi, si chiamerà eterozigote. In quel caso avremo uno dominante e uno recessivo. Allora, ogni carattere ereditario rispetta quella che è la seconda legge di Mendel. È associato quindi a un genotipo che può essere omozigote dominante, omozigote recessivo o eterozigote. Il quadrato di Punnett ci permette di prevedere il possibile risultato, quindi i possibili risultati dell'incrocio. Come possiamo vedere, abbiamo gameti femminili e gameti maschili e i
incroci perché consideriamo solo in questo caso un carattere. Il quadrato di Punnett ci permette di prevedere risultati anche in un incrocio quando non conosciamo il genotipo di uno dei due genitori o di una pianta, ovviamente di animale. Come si può fare? Si fa quello che si chiama il test cross, cioè incrocio di controllo. Come si fa il test cross? Si incrocia con un individuo omozigote recessivo e in base ai risultati si può quindi sapere se l'individuo di cui non conosciamo il genotipo fosse dominante, omozigote oppure eterozigote. La relazione tra fenotipo e geni non è però sempre lineare. Esistono dei casi come quello che vediamo qui di dominanza incompleta, dove incrociamo un fiore, una pianta a fiori bianchi con una pianta a fiori rossi, otteniamo delle piante tutti a fiori rosa. Questo si chiama dominanza incompleta, nessuno dei due colori domina sull'altro e quindi si ha quello che si chiama un fenotipo intermedio tra due però omozigoti. Abbiamo anche quella che si chiama la codominanza. In questo caso prendiamo come esempio i gruppi sanguigni. Noi conosciamo i gruppi sanguigni che sono A, B, AB e 0. Nel momento in cui vi dico questo, sto parlando del fenotipo, cioè quello osservabile. Il fenotipo, ovviamente al fenotipo corrisponde un genotipo. Nel caso del gruppo sanguigno A, noi possiamo avere come genotipo AA o A0, B sarà BB e B0. AB può essere solo AB